Ciao a tutti ragazzi e bentornati per una nuova recensione. Spero che vi piaccia il nuovo sfondo che abbiamo adottato per la nostra Lego Room. Stiamo ancora cercando di riorganizzare il tutto, a breve uscirà anche un video in tutta quanta la sua interezza. Spero che vi piaccia. Prima di cominciare questa recensione ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate tanti like se il video vi è piaciuto e se volete continuare a supportare il canale potete farlo nella sezione Patreon e trovate il link in descrizione sotto al video. Bene, dopo questa premessa partiamo subito a bomba. Dopo il lancio molto positivo del Medieval Blacksmith all'inizio di quest'anno, che ha riportato alla luce la fazione dei Black Falcon, sono cominciate a circolare alcune voci riguardanti la rinascita di un nuovo Castle Vintage per il tema Creator Expert. Questi rumors hanno fatto praticamente il giro del mondo, ma si è scoperto che Lego, come naturalmente ci ha sempre abituato, avendo altri piani, ha sviato queste stesse voci. Non sono proprio sicuro che molti di noi si aspettassero che sarebbe comparso nella gamma Creator 3 in 1 il nuovo set 31120, il Medieval Castle. Il set sarà rilasciato il 1 giugno al prezzo di 99,99 €, sarà un 9+, e sarà composto da 1426 pezzi. Il set misura 26 cm di altezza, 31 cm di larghezza e 28 cm di profondità. Per quanto riguarda la confezione, possiamo notare che la parte frontale si presenta con l'immagine del castello nella sua interezza, mentre la parte posteriore mostra le costruzioni alternative, una torre del castello e un mercato medievale, nonché naturalmente il retro del castello stesso. Nella confezione troveremo 9 bustine numerate dalla 1 alla 7, un plate 8x16 marrone chiaro ed una bustina contenente i due manuali di istruzione, il primo per il modello principale del castello e il secondo per le build alternative. Naturalmente non sono presenti adesivi. Come mi aspettavo, non ci sono nuovi elementi stampati, ma sicuramente alcuni saranno presenti nuovi colori, come ad esempio un nuovo plate 4x6 in azzurro scuro, due slope nella nuova versione verde oliva ed un nuovo telaio per finestre angolari in marrone, che sarà presente anche nei nuovi set Harry Potter. Ma ora passiamo a vedere i dettagli del set. Il castello viene suddiviso in 3 segmenti: il corpo di guardia, la bottega del fabbro e l'ingresso della torre con il ponte levatoio. La prima parte, che sarebbe anche la più ampia del castello, è l'ingresso con il ponte levatoio, e il tutto viene costruito su una collinetta esaltata da diversi giochi di colore e tonalità di verde scuro, verde oliva e color sabbia. Il tutto contornato da alberi, funghi ed un po' di vegetazione. Il ponte levatoio, costruito su un piccolo fossato, si alza e si abbassa tramite un sistema molto semplice di catene attorno ad un asse centrale. Ai lati del ponte vediamo 2 piccole fiaccole fiammeggianti, mentre lo stemma dei Black Falcon occupa un posto di rilievo proprio sopra l'ingresso. Le 2 torrette sono decorate con stendardi bianchi e rossi nella parte frontale, 2 bandiere blu e altre 2 fiaccole fiammeggianti nella parte superiore. In più c'è un piccolo uccello nero minaccioso appollaiato nella torre di destra, che presumo sia appunto un falco. Una volta terminato il tutto, si nota subito che l'interno del castello risulta un pochettino scarno. La sezione successiva è quella a sinistra del castello. La parte esterna viene contornata da un ruscello e la piccola ruota di un mulino d'acqua, e mi piace moltissimo l'effetto illusorio dello scorrere dell'acqua
vicino alla ruota. Subito dietro l'angolo un bersaglio di tiro con l'arco, una coppia di polli e un gallo che rendono lo scenario molto divertente a mio avviso. In cima al muro troviamo un edificio giallo e marrone che riprende perfettamente lo stile della facciata dell'ingresso, con un camino che serpeggia sul muro fino al tetto, dove notiamo anche una bellissima banderuola. Entrando meglio nel dettaglio e guardando il tutto dall'interno, vediamo che l'edificio è arredato in maniera molto semplice, ma veramente bello alla vista. Notiamo un camino acceso e abbastanza accogliente ed una bellissima poltrona rossa e marrone per far rilassare i nostri cavalieri. Una volta superato il bastione e sceso le piccole scale, dove ad aspettarci troviamo un piccolo topolino ed il suo formaggio, ecco che vediamo l'armeria del fabbro, dove vediamo in primo piano un'armatura pronto per l'uso ed una spada in forgiatura. La ruota idraulica, in questo caso, viene utilizzata per attivare il martello del fabbro per automatizzare il processo di forgiatura. Da notare anche lo scrigno nascosto sotto le scale, pieno di lingotti d'oro e gioielli, tipico appunto di un castello medievale. La terza e ultima parte del castello, nonché la più alta, è una semplice torre di guardia. Belle le fessure che permettono agli arcieri di scoccare le loro frecce rimanendo sempre protetti dall'assalto di quelle nemiche, e comunque tutto molto semplice, mantenendo lo stile della costruzione, mentre la parte interna, sotto i bastioni, presenta una piccola bancarella di pane e frutta ed una piccola cella di detenzione con un ospite che secondo me ormai è stato dimenticato da un po' di tempo. Una volta costruiti tutti e tre i modelli, possono essere collegati tra loro con delle cerniere di fissaggio incorporate nella sezione posteriore, che permettono anche di allargare il tutto in maniera lineare. Mentre quando il castello è chiuso si presenta in maniera abbastanza robusta, con una passerella anche che corre lungo tutto il perimetro, formando un passaggio. Una vera chicca invece, che mi è piaciuta veramente, vi dico la verità, è la viverna. Ho provato anche un po' di nostalgia per il vecchio drago Lego, anche se questa versione è veramente deliziosa e ben realizzata. Ma non abbiamo ancora finito. Il tutto si completa con le minifigure. Ritroviamo naturalmente i Black Falcon, un arciere maschio ed un lanciere donna, con uno stile aggiornato ma un pochino minimale, e questo, vi dico la verità, non mi è piaciuto veramente. Vediamo l'assenza completa degli spallacci, che, opinione personale, erano un bel tocco di classe nella versione 21.325. Anche gli elmi sono diversi e più semplificati, ed anche qui le teste non sono dotate di doppia espressione. La terza minifigure non è un cavaliere, ma il fabbro del castello. Il tema designato del torso lo abbiamo già visto nel precedente Barracuda Bay, e il personaggio si presenta con una barba incolta e i capelli arancioni. Bene. Passiamo ora alle build alternative, la prima delle quali è una torre di guardia. Iniziamo col dire che per la costruzione bisogna completamente smantellare il castello, il che non mi fa impazzire. La torre utilizza circa i 3/4 delle parti principali del castello. È collegata ad un ponte che attraversa il fiume, al termine del quale si trova un grosso portone in legno che conduce direttamente al primo piano. Il secondo piano ospita un uccello non ben definito, mentre il terzo è adibito ad uno studio osservatorio e presenta appunto un telescopio, una scrivania ed un bel libro. L'ultimo piano invece viene utilizzato come punto di osservazione delle zone circostanti,
dove troviamo delle bellissime finestre a graticcio. Il piano terra invece presenta una cella di detenzione dove possiamo notare un astuto meccanismo di fuga. Infatti, ruotando la grande roccia viene rivelato un passaggio furtivo nel muro. A completare questa build troviamo anche un trabucco perfettamente funzionante che è tra l'altro una perfetta riproduzione di quello che avrebbero utilizzato in epoca medievale. La seconda build invece, dopo aver smontato il tutto di nuovo, si presenta con una piccola sezione del castello che fa da ponte sul fiume. Comprende una piccola torretta e persino un mulino a vento. Possiamo vedere anche una piccola bancarella proprio sotto le mura, all'esterno del castello, e naturalmente è la più piccola delle tre costruzioni. Il bellissimo mulino a vento può essere ruotato tranquillamente a mano tramite un piccolo mandrino posto nella parte posteriore, mentre notiamo anche qui una piccola cella di detenzione posta proprio sotto la torretta, ma questa volta senza via di fughe nascoste. A completare il tutto sono presenti due modelli più piccoli che sono una bancarella dell'armeria ed un albero. Sicuramente avrete fatto caso che entrambe le build presentano cerniere alle estremità delle mura, nello stesso punto di tutte e tre le sezioni principali del castello principale. Questa considerazione ci fa capire che sono stati progettati in modo da adattarsi completamente per la realizzazione di un castello molto più grande, acquistando insieme altri due set. Per concludere, il set preso singolarmente non mi fa impazzire più di tanto, specialmente per il numero così basso di minifigure. Lo apprezzerei di più sicuramente se ci fossero anche alcuni elementi di completamento, come magari un carretto, un cavallo o gli stessi spallacci e copricapi indossati dai cavalieri Black Falcon nel Blacksmith, che ho sicuramente adorato. Devo dire però che se lo guardo da un altro punto di vista, la visione d'insieme cambia completamente. Infatti, se prendo in considerazione il set principale unito alle due build alternative, in modo da poter dar vita a un castello più grande, allora sì che il set in questo caso mi piace veramente tanto. Fermo restando che a prescindere mi sarei aspettato molti più elementi decorativi a completare il tutto. Ok ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto e mi raccomando lasciate tanti like. Non dimenticatevi di commentare, mi fa piacere, voglio sapere se lo acquisterete e io vi lascio un gran bacione e ricordatevi che solo il meglio è abbastanza.